Quanto è importante l'ascolto per un musicista? A volte ci si ritrova a suonare con una band a volumi alti in un ambiente circostante che ha delle condizioni non ottimali per un buon ascolto. Quindi la domanda è: conviene utilizzare un sistema di in-ear per il nostro ascolto? Sicuramente questo ha dei vantaggi e ne parliamo in questo video. Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. La X-Vive mi ha inviato in prova questo nuovo modello di in-ear monitor wireless, che sono un po' l'evoluzione del modello precedente, che lavorava a 2,4 GHz, mentre questo lavora a una frequenza di 5,8 GHz. Questo modello ha delle caratteristiche interessanti che tra un po' vediamo, ma soprattutto cerchiamo di capire quanto è importante per un musicista utilizzare un sistema come questo. In questi giorni ho un live, quindi quale migliore occasione per provare questi nuovi X-Vive U45? Così poi vi posso dare la mia esperienza concreta dopo averli utilizzati. Aspetta, mo che si metterà in piedi per camminare, Eccoci qui, come avete visto li ho utilizzati durante un live e vi do le mie impressioni. Per prima cosa vi dico che sono veramente facili da utilizzare. Colleghiamo il ricevitore sul mixer su una delle uscite, può essere anche l'uscita cuffia o altre uscite più adeguate, e una volta accesi il sistema riconosce un canale ben preciso, il canale più stabile in quella circostanza. Quindi senza regolare nulla il sistema automaticamente riconosce il canale migliore, quello più stabile. Li trovo ben costruiti e robusti, infatti hanno anche un bel peso e hanno parti in metallo e una buona costruzione anche delle plastiche, quindi dimostrano di essere un prodotto affidabile. Non ho avuto nessun tipo di problema per quanto riguarda la trasmissione, quindi le frequenze, pur avendo vicino altri musicisti che utilizzavano altri sistemi wireless. Questo anche perché questo nuovo modello ha questa funzione automatica che permette di impostare il canale più stabile e più adeguato in una certa circostanza, quindi senza andare a fare nessuna modifica manuale. Una volta accesi il sistema automaticamente riconosce il canale, quindi la frequenza più stabile per quella situazione. Ma la cosa che mi è piaciuta tanto è che hanno veramente un'ottima qualità audio e non solo, hanno anche un ottimo range di volume, quindi un'ottima escursione. Possiamo trovare il volume desiderato grazie anche a questo potenziometro che è facilmente raggiungibile. Andando un po' alle caratteristiche più tecniche di questi X-Vive U45, vi dico che hanno una risoluzione altissima a 24 bit e 48 kHz con una latenza di 5 millisecondi, veramente una latenza bassissima, e una risposta in frequenza che copre un ampio spettro, quindi da 20 Hz fino a 20 kHz. Un rapporto segnale-rumore di 107 decibel e, come ho già detto prima, hanno un ottimo volume, quindi un volume abbastanza elevato che ci permette appunto di gestire al meglio l'impostazione del volume durante il live. Utilizzando una frequenza 5,8 GHz sono sicuramente più stabili perché questa banda di frequenza è molto meno utilizzata, quindi rispetto al 2,4 GHz c'è più spazio e quindi si ha una stabilità maggiore in termini di trasmissione. Inoltre, se abbiamo più ricevitori, lo stesso segnale può essere inviato fino ad un massimo di 6 ricevitori, quindi possiamo inviare lo stesso segnale ad esempio a un gruppo di persone. Per quanto riguarda la batteria interna, questa ha una durata di circa 5 ore, più che sufficiente per fare un live e anche qualcosa in più. Molto utile anche l'indicatore della batteria che
ci indica attraverso dei LED luminosi con colori diversi lo stato della batteria. Per quanto riguarda la ricarica della batteria, possiamo utilizzare il cavo USB incluso e la durata della ricarica può andare da 1 ora e mezza a 2 ore e mezza a seconda del caricabatterie utilizzato. Io credo che su questa fascia di prezzo questi trasmettitori siano la soluzione migliore al momento. Qui sotto in descrizione vi lascio anche i link se volete acquistarli e se volete maggiori informazioni potete visitare il sito della X-Vive. Quindi arriviamo alla conclusione. Perché un musicista dovrebbe utilizzare un sistema in-ear come questo? Secondo me ci sono 3 buoni motivi. Primo, perché durante un live è sicuramente una condizione più comoda, ci permette di ascoltare bene quello che suoniamo o quello che cantiamo, e questo è un elemento importantissimo, perché non avere un ascolto ottimale durante un live sicuramente ci crea dei problemi. Sono certo che molti di voi hanno provato questa esperienza, anzi qui sotto nei commenti fatemi sapere appunto se avete già vissuto questo tipo di esperienza. Quindi, come dicevo, è sicuramente uno strumento utilissimo per poter suonare anche meglio durante un live. Un altro motivo importante è che possiamo anche non utilizzarli per un live, ma ad esempio in studio o durante le nostre sessioni casalinghe, per evitare di avere cavi tra i piedi. Quindi non utilizzare una cuffia con i cavi, con il filo, ma utilizzare questo sistema per il nostro ascolto. Terzo punto, secondo me il più importante che ci deve portare ad utilizzare un sistema come questo, è proteggere il nostro udito. Infatti, durante un live o anche se suoniamo con una band, ci sono sempre dei volumi che hanno un numero di decibel abbastanza alto, quindi il nostro orecchio viene sollecitato a degli alti volumi. Utilizzare un sistema come questo ci permette quindi anche, attraverso appunto l'utilizzo delle cuffie, di proteggere il nostro udito da volumi troppo alti. La X-Vive produce e realizza anche altri ottimi prodotti. Vi invito a visitare il loro sito dove troverete anche trasmettitori per chitarra e altri nuovi sistemi molto interessanti. Io ringrazio la X-Vive e Mogar Italia per avermi inviato questo prodotto. Spero che il video sia utile a chi sta appunto cercando un sistema come questo. Se siete interessati vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e soprattutto supportatelo con la nuova funzione Hype. Vi ricordo che sul mio canale trovate tantissime backing tracks per divertirvi col vostro strumento, quindi se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi e attivare le notifiche per guardare i prossimi video, e se volete supportare attivamente i miei contenuti potete farlo attraverso l'abbonamento YouTube mensile o sulla mia pagina Patreon. Io vi saluto, vi auguro tanta buona musica e noi ci vediamo prossimamente con altre novità. Ciao!